Bene, buongiorno a tutti e un carissimo saluto al professor Gian Matteo Corrias. Ciao Matteo. Ciao Mauro, ciao a tutti. Allora, oggi siamo qui per entrare nel merito di alcuni aspetti specifici del libro che hai scritto tu prima della fede e vogliamo entrare in questi aspetti specifici che sono poi quelli che interessano, insomma, coloro che ci ascoltano, anche perché sono molto concreti e ci consentono di fare dei collegamenti tra la religione arcaica di Roma, altre religioni, e questo ci aiuta a capire qual era il mondo di allora, a differenza di come spesso purtroppo ci viene raccontato, e ci consente anche di inserire, direi, la religione antica di Roma in quelle religioni che abbiamo più volte definito preassiali. Ne abbiamo parlato più volte nei video precedenti, quindi direi che per chi ci ascolta il concetto è chiaro. Tra queste religioni preassiali, ovviamente, per quel che mi riguarda, c'è quella israelitica, che è quella di mia competenza, e quindi anche i collegamenti tra le due sono molto importanti perché ci fanno capire che da una parte all'altra del Mediterraneo, ma non solo, insomma direi proprio in tutto l'orbe terracqueo per la verità, c'era un sistema religioso che probabilmente era diverso da quello che ci viene raccontato. Tu nel tuo libro ovviamente ti parli della religione arcaica di Roma, ma questo ci serve per inquadrarla all'interno di un disegno più generale, quindi di un ambito molto più ampio, ma che appunto ci aiuta a capire molte cose che invece la parcellizzazione con la quale spesso ci vengono presentati i vari argomenti invece insomma ci rende un mosaico diverso. Ecco, allora noi entriamo nel merito di temi specifici, ma anche di sostanze specifiche, perché poi è questa la cosa che ci interessa, perché queste sostanze, se anche se ne parla ancora, se anche vengono utilizzate, di sicuro noi ormai abbiamo la certezza che se ne parla e le si utilizza secondo modalità che non erano quelle antiche, che non erano quelle primitive, che non erano quelle con cui in origine venivano utilizzate e soprattutto non sono più i fini che invece avevano in origine, no? E quindi ecco, adesso ti darei la parola proprio per cominciare a introdurre l'argomento. Sì, allora è verissimo intanto quello che tu dicevi. Precisamente non si può comprendere appieno la natura del culto romano arcaico se non si inserisce la religione di Roma all'interno del contesto più ampio delle religioni antiche, come le chiamava Raffaele Pettazzoni, o delle religioni preassiali, come più precisamente, più opportunamente forse dovremmo chiamarle, alla luce del più volte richiamato concetto di epoca assiale che noi già abbiamo presentato diverse volte nei nostri video. Ora, per dare una definizione generale di questo tipo di culti, dei quali appunto fa parte insieme alla religione romana, anche quella israelitica, come giustamente dicevi, ma tutte le religioni indoeuropee antiche, come ad esempio il culto vedico, la religione norrena e così via, potremmo definirle appunto come dei sistemi di regolazione dei rapporti tra gli uomini e le divinità. Uomini e divinità intesi come parti costitutive della stessa società, della stessa civitas, avrebbero detto i romani. Dallo scambio tra queste due parti della civitas, le culture arcaiche postulavano che entrambe le parti ricavassero dei benefici. Evidentemente gli uomini ricavavano dall'accordo, dalla pax deorum in latino, dall'accordo con gli dei, protezione, tutela, benessere, ma è vero anche che gli dei a loro volta ricavavano qualcosa di molto utile, direi persino vitale, dallo scambio e dalla relazione con gli uomini. Ora,
il modo più, diciamo così, efficace per comprendere la natura di questo rapporto è l'osservazione proprio del sacrificio, cioè di quella particolare modalità di interazione tra gli uomini e gli dei che trasversalmente, tra l'altro, caratterizza tutti i sistemi culturali arcaici e che a Roma ha appunto un'importanza cruciale. Il sacrificio, lo dico in maniera estremamente sintetica, forse sarà opportuno tornare su questo discorso e approfondirlo in un momento indipendente. Il sacrificio consisteva fondamentalmente nell'offerta da parte degli uomini alle divinità di un bene alimentare, che poteva essere un bene vegetale o animale, bene che, e questo è opportuno precisarlo in maniera chiara, bene che gli dei accettavano come particolarmente gradito, da cui traevano una gratificazione di natura evidentemente, direi indiscutibilmente fisica. Questo lo possiamo comprendere sia da alcuni, diciamo così, dettagli, ma non sono poi così marginali come potrebbero apparire, quali per esempio alcuni termini tecnici utilizzati per la definizione dello scambio sacrificale. Ad esempio, penso al verbo mactare. Il verbo mactare è il verbo tecnico che indica in latino l'offerta, l'offrire il bene agli dei in sacrificio. Ebbene, i grammatici, e Servio in particolare, spiegano questo termine come composto dalle parole magis augere, cioè accrescere ulteriormente. Ed è del tutto evidente dall'osservazione sia della sintassi sacrificale, sia dallo studio delle fonti, che il tipo di accrescimento che i romani intendevano legato all'offerta del sacrificio era di tipo fisico, al punto che mi piace a questo punto citare quanto afferma una studiosa della religione romana arcaica che si chiama Francesca Prescendi in uno studio pubblicato in francese che si intitola Décrire et comprendre le sacrifice, di descrivere e comprendere il sacrificio. Cito un breve passaggio in una mia traduzione, perché Francesca Prescendi dice così: si riteneva che gli dei mangiassero un cibo adatto alle tavole degli esseri umani e che non si nutrissero esclusivamente di nettare e di ambrosia, come vorrebbe un luogo comune piuttosto diffuso. D'altronde si spiegherebbe assai difficilmente la cura dedicata al confezionamento delle offerte sacrificali se queste avessero soltanto una funzione simbolica. Si credeva che gli dei godessero concretamente delle offerte alimentari. Possiamo concludere che, per l'opinione comune degli antichi, gli dei mangiassero in un modo molto simile a quello degli uomini. Ora, queste sono parole molto esplicite e direi che non potremmo desiderare niente di più chiaro da parte di una studiosa accademica, insomma, molto importante, e che rappresentano magnificamente ciò che le fonti consentono di dedurre a proposito appunto di questo commercium tra gli uomini e gli dei. Ora, oggi in particolare, noi vorremmo soffermarci su due sostanze, direi su due ingredienti immancabili in ogni sacrificio. Due sostanze che, come giustamente osservavi tu, continuano ancora oggi a far parte dei moderni sistemi cultuali, delle moderne liturgie, anche del cristianesimo, con un significato però completamente diverso, come vedremo. Queste due sostanze sono il vino e l'incenso. Ecco, in effetti tu parli di regolazione dei rapporti tra gli uomini e gli dei e questo appare assolutamente chiaro. Chiaro appunto sia in quel che spieghi tu nel tuo libro, sia per quel che mi riguarda ovviamente per quanto concerne la Bibbia. E già questo concetto mi parrebbe un concetto strano se inserito all'interno di quella che è la concezione tradizionale del Dio che ci viene tramandata, no? Perché questa regolazione reciproca, che se non lo sbaglio, tra l'altro i latini chiamavano commercium, che prevedeva quindi come dire, un rapporto vicendevolmente profittevole,
cioè faceva del bene a entrambi, serviva ad entrambi. E già anche questo è un concetto che appare strano, perché come si può pensare ad un commercium tra uomo e Dio, Dio inteso in senso trascendentale, soprattutto nella misura in cui questo commercium produrrebbe degli effetti positivi anche per il Dio. Questa è una cosa assolutamente inconcepibile. Dio non può avere bisogno di effetti positivi prodotti da una regolazione di rapporti con gli uomini, perché Dio è Dio e se ha bisogno di come dire, effetti positivi significa che è mancante di qualcosa, ovviamente. E come diceva questa accademica che tu hai citato, dice loro mangiavano come gli uomini e quindi in realtà nel discorso del sacrificio viene fuori più che il concetto di gradevolezza per gli dei, ma il concetto della necessarietà per gli dei di ciò che gli uomini offrivano. E anche questo è un concetto strano, no? Per il tipo di religiosità al quale noi siamo educati. Io mi sono segnato 2 o 3 cose, ma me le sono segnate non per ricordarmi, me le sono segnate per limitarmi, cioè scusa, nel senso che voglio limitarmi a citare queste cose perché voglio assolutamente parlare del tuo libro che deve avere una grande diffusione. Perché? Perché ciò che viene insegnato nelle scuole è diverso da ciò, dico diverso, non sto a dare altre accezioni, diverso dal concetto che tu fai capire qui, che è un concetto concreto, un concetto estremamente, per dirla in un modo che è apparentemente banale, secondo buon senso, ma un secondo buon senso basato sulle fonti. Questo è, secondo me, fondamentale, perché è basato sulle fonti. E allora penso, ad esempio, a ciò che c'è scritto nella Bibbia, proprio questa regolazione dei rapporti, no, mi ricordo e cito a beneficio di chi ci ascolta, quando Mosè sta per dare le tavole della legge, tanto per dire qual è la concretezza di questo commercium tra uomini e cosiddetto Dio, non soltanto nell'antica Roma. Ma Mosè convoca tutto Israele e prima di dare le tavole dice: ascolta Israele, le leggi e le norme che oggi io proclamo ai vostri orecchi, imparatele e custoditele per metterle in pratica. Yahweh, nostro Elohim, ha stabilito con noi un'alleanza sull'Oreb, altro modo per chiamare il Sinai. Ma Yahweh non ha stabilito questa alleanza con i nostri padri, ma con noi che siamo qui oggi tutti vivi. Il che vuol dire effettivamente che si tratta di un commercium, cioè di un rapporto che deve essere vicendevolmente profittevole tra Yahweh e il suo popolo, nient'altro. Così come si parla di commercium, appunto, come tu spieghi bene nel tuo libro, tra le divinità romane e il popolo di Roma. Un commercium, appunto, che prevedeva questi sacrifici all'interno dei quali gli uomini provvedevano a fornire gli dei di elementi necessari. Allora, vogliamo entrare nel merito magari del primo di questi elementi? Sì, a proposito di quello che dicevi, vorrei soltanto chiosare aggiungendo questo dettaglio. Il rapporto tra gli uomini e gli dei a Roma non è solo necessario, ma è addirittura recepito dal diritto romano. Perché le due parti di cui si costituisce a Roma lo ius publicum sono lo ius humanum, cioè il diritto umano, e lo ius divinum, cioè il diritto divino. Quindi realmente anche nella configurazione del codice civile, diciamo così, dei romani, questa correlazione strettissima, questa interdipendenza inscindibile tra la parte umana e la parte divina della civitas è fotografata
dalla Costituzione stessa dei codici di diritto. Potremmo citare anche Cicerone a questo punto, che dice che gli uomini e gli dei sono soggetti alla stessa legge perché entrambi razionali, soggetti al vincolo della ragione. Quindi la percezione, per chiudere questa prima parte del discorso, che i romani avevano del loro rapporto con gli dei era una percezione chiaramente improntata alla condivisione non solo degli spazi, ma anche delle possibilità sotto l'egida, diciamo così, della ragione. Scusa, Allora, una parentesi, quindi in sostanza facevano parte della stessa civitas. guarda, precisamente, e ti voglio citare a questo proposito quello che dice Cicerone nel De Natura Deorum, quando ci dice che, testualmente, il mondo è come una dimora comune degli dei e degli uomini, ovvero la città di entrambi, la civitas di entrambi. Infatti, solo coloro che usano la ragione vivono secondo il diritto e la legge. Quindi il rapporto è davvero strettissimo e fondato esattamente sulla condivisione delle possibilità legate alla ragione. Per venire a quello che mi chiedevi a proposito del vino, il vino assolve un ruolo fondamentale nel sacrificio romano, perché noi lo troviamo impiegato subito, fin dalla prima parte del sacrificio, quella che si chiamava prefazio. La prefazio consisteva fondamentalmente nell'offerta del vino e dell'incenso, di cui magari parleremo dopo, sostanze che chiaramente dalle fonti si capisce che servivano a convocare, ad attirare, direi, gli dei al luogo dove si svolgeva il sacrificio. E qui diventa particolarmente utile, particolarmente importante osservare le fonti, studiarle, perché da un'osservazione incrociata di tutto ciò che i romani hanno scritto, hanno detto, ci hanno lasciato sul vino, è possibile ricavare queste informazioni. Allora, anzitutto, il vino piaceva agli dei. Gli dei erano attratti dal gusto di questa bevanda e quindi si tratta con tutta evidenza di una gratificazione di natura prettamente fisica. Potremmo citare diversi luoghi, ma mi limito a questi. Per esempio, Ovidio, nel quarto libro dei Fasti, racconta il celebre episodio dello scontro tra Enea e il tiranno Mezenzio per il possesso, appunto, del territorio. Enea pensa di rivolgersi a Giove per ottenere il suo patrocinio, il suo aiuto, e per convincerlo gli promette tutto il vino del Lazio, cioè tutto il vino che sarebbe stato prodotto nell'intero Lazio. Giove, conquistato da questa promessa, decide di garantire il suo appoggio a Enea e invece Mezenzio, che non fa questa stessa offerta, viene liquidato addirittura come contemptor deum, cioè uno che disprezza gli dei. Quindi evidentemente che cosa poteva farsene Giove del vino? È chiaro, è evidente. È difficile vederci un significato simbolico qui, eh? Assolutamente, assolutamente. È chiaro che ciò che convince Giove a concedere il proprio aiuto, la propria assistenza a Enea e non a Mezenzio è il fatto che questa sostanza gli era particolarmente gradita. Ancora potremmo citare dei celebri passaggi del libro settimo dell'Adversus Nationes dell'apologista cristiano Arnobio di Sicca, che con intenti polemici evidentemente ricostruisce la mentalità pagana a proposito dell'offerta del vino agli dei e dice delle cose che però per noi, dal nostro punto di vista, che stiamo appunto indagando ciò che i romani pensavano nel momento in cui offrivano questa sostanza alle divinità, è particolarmente utile. E cioè Arnobio dice chiaramente che i pagani erano convinti che il vino aiutasse addirittura l'ingestione del cibo da parte degli dei. La bevanda era dunque particolarmente utile, oltre che gradita, per accompagnare i cibi durante i banchetti con i quali gli dei si allietavano, diciamo così. Posso in quarta di copertina, in effetti, del tuo libro, Arnobio di Sicca,
fate in modo per favore che gli dei immortali bevano, tirate giù calici, coppe, piattini e vasi, e giacché si ingozzano di tori, pietanze grasse e cibi succulenti, soccorreteli, accorrete, affinché qualche boccone male ingurgitato non si blocchi nell'esofago. Sì, davvero sorprendente, insomma, per quanto è esplicito. Ancora, il vino assolve una funzione, diciamo così, onorifica nei confronti delle divinità. Questo lo possiamo ricavare in particolare dall'associazione piuttosto bizzarra, se non conoscessimo appunto quale concezioni i romani avevano del vino, tra questa bevanda e la divinità apicale del Pantheon romano, cioè il sommo Giove. Giove è titolare, tra le altre innumerevoli ricorrenze cerimoniali del calendario romano, di due feste che sono i Vinalia Rustica e i Vinalia Prior, celebrati il primo ad agosto, quando si offriva alla divinità il frutto maturo dell'uva, e i secondi ad aprile, quando si beveva invece il vino, si offriva invece alla divinità il vino. Ora, questo collegamento tra Giove e il vino è confermato, per esempio, anche nel culto privato. Penso ai celebri capitoli De Agricultura di Catone, in cui si ricostruisce il culto privato reso, per esempio, a Giove, nella cosiddetta Daps Iovis, e la Daps, questa offerta particolare, consisteva in carne e quantità straordinariamente elevate di questa bevanda. Il vino, insomma, ha una correlazione diretta nella sensibilità romana, nella percezione che i romani ne avevano, con la sovranità, con la regalità, di cui Giove era il massimo depositario. Ora, non possiamo a questo proposito non ricordare celebri pagine di Georges Dumézil, nel suo celebre saggio La religione romana arcaica, in cui lo studioso francese ricorda, in ottica comparatistica, che questo collegamento tra la bevanda alcolica inebriante e le divinità apicali dei rispettivi Pantheon è caratteristica comune a tutte le religioni indoeuropee. Per esempio, potremmo citare il collegamento tra il soma, nel culto vedico, la bevanda alcolica inebriante, e il dio Indra, e invece nella religione norrena tra il dio Odino e l'idromele. E a proposito di questo, più volte tu hai messo in evidenza il legame esistente tra il vino, stavolta in ambito mediterraneo, e il dio di Israele, cioè Yahweh. In effetti il vino compare da subito dopo il diluvio, nel senso che sappiamo che dopo il diluvio Noè compie una serie di sacrifici di cui poi parliamo dopo in relazione al fumo, ma soprattutto poi pianta una vigna. Poi conosciamo la vicenda, si ubriaca, la maledizione di Cam, eccetera. Ma la cosa interessante è che all'interno della Bibbia in genere ci sono dei termini tipo Nesech o Shachar che vengono resi in termini aulicamente sacrali, ovviamente, perché il tutto deve rientrare nell'ambito della visione teologica. Ma quello che viene normalmente indicato come libagione e che quindi dà questa idea, appunto, come dicevo, di sacralità, in realtà è il versare, proprio il versare quello che in ebraico si chiama shachar, che è sostanza ubriacante. E anche qui, nella migliore delle ipotesi, il termine con cui viene tradotto è inebriante. Però bisogna capirsi bene, inebriante, per inebriante si intende inebriante davvero, perché shachar significa proprio ubriacare, ubriacarsi, dire parole senza senso. E questo, tra l'altro, è interessante perché, vabbè, io ho qui in un libro citato tutti i passi, sono più di 30, in cui compare il verbo shakar e
ha sempre esattamente lo stesso significato, ma la questione della libagione si trova nell'Iliade, si trova nell'Odissea, cioè quindi in realtà siamo appunto in presenza di un mondo che al di là di quello che avveniva nel lontano Oriente o nel Nord che tu hai citato, già anche solo nel Mediterraneo ci rimanda allo stesso tipo di atteggiamenti, allo stesso tipo di attitudini. Quindi com'è possibile che gli Elohim biblici amassero le sostanze inebrianti, ubriacanti, così come le amavano gli dei greci, così come le amavano gli dei romani, come tu spieghi nei tuoi libri? Com'è possibile che tutti abbiano avuto la stessa idea, tra l'altro no, direi non particolarmente positiva, di presentare le loro divinità come individui che amavano godere del bene dell'alcol e degli effetti che produceva? Penso ad esempio ai testi sumeri dove si parla addirittura di banchetti nei quali si mangiava e si beveva, e poi per esempio qui parlo ovviamente delle traduzioni ufficiali, quindi non di traduzioni particolari, dove Enki e Ninma bevono birra e a seguito di queste bevute il loro morale è alle stelle. Ora capiamo bene questo cosa significa. Cioè il fatto di pensare che Giove, come hai detto tu, concede la vittoria a uno perché gli promette la quantità di vino prodotta in tutta una regione. Ora, come si fa a ridurre un dio, non dico ad un ubriacone, ma a uno che amava le sostanze alcoliche? E quindi tutto questo ci rimanda ad un senso di concretezza che è inevitabile. Secondo me bisogna chiudere gli occhi per vederlo, ma tra l'altro poi queste sostanze che in un caso erano il vino, in altro caso era la birra, penso ai Sumeri, penso agli Egizi, come per esempio al papiro Ebers del XIV avanti Cristo, dove si parla degli effetti benefici della birra, eccetera, e quindi li conoscevano molto bene, li conoscevano molto bene. Ripeto, Noè la prima cosa che fa non è che ci raccontano che ha fatto una piantagione di grano, no, ha piantato una vigna. Quindi questo avrà un significato, evidentemente collegato al piacere, o meglio forse alla necessità che questi individui avevano di consumare quelle sostanze alcoliche. E questo è presente ovviamente presso i romani, come spieghi tu bene, presso la Bibbia, presso i greci, come ho fatto vedere chiaramente Iliade, Odissea e non solo in questo libro. Quindi in realtà siamo di fronte ad una situazione che a me pare chiarissima, cioè bisogna chiudere gli occhi per non vederla, anche perché accanto al vino c'erano altre sostanze concrete di cui gli dei, le cosiddette divinità, avevano apparentemente o forse in modo assolutamente reale avevano necessità, tipo ad esempio i fumi, quelli che noi conosciamo come l'incenso. È così. A proposito degli effetti benefici del vino, permettimi di aggiungere che nella sensibilità romana il vino era interpretato come una sostanza analoga a quello che i romani chiamavano succus e che i greci invece chiamavano psyche, un termine che poi avrebbe avuto uno sviluppo piuttosto sorprendente a partire dalle premesse in senso metafisico. Che cos'era la psiche e che cos'era il succus per i romani? L'abbiamo richiamato tante volte, ne abbiamo già parlato, però nella concezione psicofisiologica romana il succus era il supporto materiale della vita e coincideva con tutti i liquidi chiari diffusi nell'organismo, quindi il cervello, il midollo, il liquido sinoviale, le lacrime, il sudore e lo sperma, ovviamente. Tutti i liquidi, la fuoriuscita dei quali dal corpo produceva una diminuzione dell'energia percepita e addirittura nel caso dello sperma è chiaro che la,
l'osservazione empirica da cui si partiva era quella per cui l'emissione seminale era responsabile della trasmissione della vita. Ora, qui le fonti che si potrebbero citare sono davvero tantissime, però forse basterebbe l'esplicitezza di Petronio, che nel Satiricon dice chiaramente vinum vita est, il vino è vita. Allora, a tal punto è vero che il vino è una sostanza in qualche modo percepita come analoga, equipollente del liquido vitale, che per esempio potremmo citare due festività romane, due ricorrenze cerimoniali romane. Una è la festa di Anna Perenna, che si celebrava alle Idi di marzo e durante la quale, come ci racconta Ovidio nel terzo libro dei Fasti, i romani si riunivano sulle sponde del Tevere, consumavano grandi quantità di vino, brindavano, potremmo dire, augurandosi vita, vivas era la formula di augurio, e Ovidio precisa che la credenza era quella per cui si sarebbero vissuti tanti anni di vita quante fossero state le coppe di vino consumate. Quindi qui è chiarissimo il legame diretto istituito tra il vino e la vita. Ancora, la festa dei Meditrinalia, che invece si celebrava l'11 di ottobre, a conclusione della vendemmia, quindi era una festività che sanciva sacralmente, direi, ritualmente, la pratica della vendemmia, era il momento in cui si consumava, si assaggiava per la prima volta il mosto. E Varrone, nel De Lingua Latina, ci trasmette anche la formula rituale con cui si accompagnava il consumo del mosto. E la formula era questa: novum vetus vinum bibo, novo veteri morbo medeor. Cioè, bevo vino nuovo e vino vecchio, curo malattie vecchie e malattie nuove. Allora anche qui è evidentissimo il collegamento tra il consumo di questa bevanda e gli effetti benefici sulla salute che si credeva che questa bevanda producesse. Direi si credeva non senza ragione, perché è stato dimostrato anche scientificamente che il vino ha una serie di proprietà benefiche davvero straordinarie, ovviamente se consumato debitamente. Il vino però, come giustamente ricordavi tu, era sempre associato, almeno nella fase preliminare del sacrificio, a un'altra sostanza che veniva offerta congiuntamente ad esso. Questa sostanza è l'incenso. Ora, anche in questo caso le fonti ci consentono di capire che la gratificazione che gli dei provavano nel respirare il fumo dell'incenso o, diciamo, in generale, nell'assumere questa sostanza, poi spiegherò perché faccio questa precisazione, era di tipo fisico. Lo stesso Arnobio di Sicca che ho citato prima, ancora nel settimo libro, nel tentativo di ridicolizzare l'atteggiamento pagano nel momento dell'offerta di queste sostanze, ci dice proprio chiaramente che i pagani ritenevano che gli dei fossero appagati dal punto di vista proprio di una fruizione olfattiva di questa sostanza, che all'epoca di Arnobio, direi già in epoca repubblicana, veniva sicuramente bruciata nell'ara portatile, nel foculus, come veniva chiamato, portatile, miscelata insieme al vino. È chiaro però che, è chiaro sempre dalle fonti, che a parte questa gratificazione, diciamo così, sensoriale, che gli dei traevano evidentemente dalla sostanza fumigata, noi conosciamo molto bene le proprietà benefiche, medicinali, direi, di questa resina. Le proprietà dell'incenso sono state oggetto di importanti studi farmacologici, sono di tipo antinfiammatorio, antiossidante, antivirale, antibatterico, antitumorale, addirittura ha proprietà immunoregolatrici. Le piante di riferimento sono la Boswellia serrata e la Boswellia carteri, e dai testi medici, in particolare penso alla Naturalis Historia, al libro XIV della Naturalis Historia di Plinio, e dal Deodoridus di Teofrasto,
Noi sappiamo che i romani utilizzavano l'incenso mescolato con il vino per produrre dei vini aromatici le cui proprietà benefiche, medicinali, appunto, sono descritte in questi testi. Quindi sappiamo anche che i romani utilizzavano l'incenso miscelato con il vino, e Teofrasto dice chiaramente che il vino potenzia gli effetti benefici dell'incenso e viceversa. Quindi il fatto che queste due sostanze venissero offerte congiuntamente ha anche un fondamento nella dottrina medica romana, oltre che nella prassi liturgica. Ora, come nel caso del vino, anche nel caso dell'incenso è possibile osservare la trasversalità dell'utilizzo di questo ingrediente fondamentale nei culti antichi. E appunto, ma qui lascio volentieri la parola a te, ricordo che l'incenso, l'Evonà, era uno degli ingredienti del Ketoret, l'offerta appunto di fumigazione che lo stesso Yahweh richiede appunto a Israele. Sì, guarda, in effetti la Bibbia parla chiaramente di miscele precise qui voglio leggere anche una cosa che è abbastanza importante, mentre prima ho evitato di farlo, ma abbastanza importante perché ci dice un aspetto al quale non poniamo sufficientemente attenzione. Quando Yahweh dava l'indicazione di preparare queste miscele, e tra l'altro la fumigazione era uno degli aspetti, perché poi c'erano le miscele di questi, chiamiamoli genericamente incensi, fatti appunto di miscele però di sostanze che venivano definite in modo preciso sia nella tipologia che nella quantità, e non bisognava sbagliare miscela. Ora, se questo avesse avuto puro, un mero valore simbolico, capiamo tutti che non avrebbe senso, che voglio dire, se devo produrre del fumo è sufficiente bruciare del fieno e simboleggio l'anima che sale verso il cielo. Se invece io do delle indicazioni precise con delle miscele, vuol dire che queste devono produrre degli effetti specifici, come tu hai giustamente elencato. E in effetti quelle sostanze hanno ancora oggi in erboristeria degli effetti specifici sulla respirazione, sul sistema nervoso, sui problemi derivanti dall'asma. Una di queste sostanze l'ho riportato qui da qualche parte. Qui ha come termine shekelet, dove il termine anche in aramaico, e shekelet indicava l'onice, onice inteso non come il minerale, era un mollusco il cui guscio veniva triturato, che è l'unghia odorosa, veniva triturato e doveva essere introdotto in queste miscele in una quantità precisa. Tra l'altro mi chiedo dove nel deserto trovassero questi molluschi, ma shekelet ha proprio il significato di rimediare, ripristinare. Quindi l'indicazione terapeutica è contenuta addirittura nel nome. Quindi questo è secondo me importantissimo. E elemento altrettanto importante è quando nel libro dell'Esodo Yahweh dà l'indicazione, per esempio, di queste miscele, e poi dice esattamente che chiunque venga trovato a prepararne una per se stesso deve essere ucciso. Cioè dovevano essere riservate esclusivamente a lui. Quindi io mi chiedo che tipo di funzione potessero avere, visto che gli uomini non potevano e non dovevano farne uso. Certo, tra gli usi c'era anche quello, se vuoi, di coprire gli odori dei sacrifici, anzi, questo uso c'era sicuramente, penso a quel che scrive Yuval Noah Harari, uno degli intellettuali più importanti ebrei del nostro tempo, docente universitario, il quale dice il Tempio di Gerusalemme, scrive,
il Tempio di Gerusalemme, lungi dall'essere un luogo di alta spiritualità, era una vera e propria macelleria, era intrisa degli odori del sangue degli animali macellati. Quindi evidentemente c'era anche questa funzione. Però voglio dire, se questa cosa qui serviva anche agli dei, perché sappiamo che i templi altro non erano che le dimore degli dei, anche questa è una indicazione precisa sul valore pratico, ma poi c'era l'altro valore, quello a cui hai accennato tu, che era quello di tipo terapeutico, direi anche antisettico. Penso a quando Yahweh fa suffumigare tutta la sua dimora prima di entrarci, quindi lì ancora non erano stati fatti dei sacrifici, quindi non c'erano odori particolari, ma lui prima in un qualche modo la fa sterilizzare, e quindi anche questo è un'altra prova, o se vogliamo un altro indizio, ma qui gli indizi stanno diventando tanti e, come si dice, insomma, un certo numero di indizi costituisce una prova di come in realtà fosse concreto questo utilizzo. Quindi non è il gesto simbolico di passare con il turibolo a così far andare un po' di incenso nell'aria, aveva un significato che era terapeutico per la respirazione, che era antisettico per i locali, che poteva essere, come ho detto prima, anche funzionale per coprire, quantomeno tentare di coprire certi odori, e poi miscelato con il vino poteva, appunto, l'insieme dei due elementi poteva rafforzarsi reciprocamente e quindi incrementare questa funzione terapeutica che doveva avere. Ma la cosa interessante, ancora una volta, così come i fumi sono citati continuamente nell'Iliade e nell'Odissea, quindi evidentemente tutte le divinità, non parliamo poi appunto dell'estremo oriente o anche del nord, dove comunque la produzione di fumo era fondamentale. Penso a Noè, che dopo il diluvio la prima cosa che fa è bruciare in olocausto, cioè quindi bruciare totalmente una grandissima quantità di animali. Penso al racconto dei Sumeri, che dicono esattamente la stessa cosa, cioè bruciano buoi e una quantità enorme di pecore subito dopo il diluvio, e gli dei vengono attratti da questa enorme colonna di fumo come le mosche dalla carne. Ora, come si fa a inventare una cosa del genere? Quindi evidentemente dovevano inalare, avevano necessità di inalare quei fumi, di inalare quei profumi. Non entro poi nel merito della possibilità che conoscessero e utilizzassero la cannabis, che potrebbe essere contenuta dentro un preciso termine ebraico, ma sarebbe un discorso molto lungo, e comunque è già più che sufficiente quello che stiamo dicendo, cioè la fisicità di ciò che doveva avvenire, sia in termini di offerta di sacrificio come nutrimento, sia in termini di offerta della cosiddetta libagione, che era il versare il vino, che era particolarmente gradito, direi necessario per le divinità, sia la necessità di inalare, ed è secondo me importantissimo dal punto di vista dell'oggettività dello studio storico il conoscere, riconoscere come questa fosse un'attitudine, fra virgolette, divina, diffusa ovunque. Tu l'hai magnificamente rappresentata nella arcaica religiosità romana, che così come ci viene, l'ho già detto all'inizio, ma è importante ripeterlo, insegnata dalle scuole, ci fa ricordare, ci fa pensare a tutt'altro, non sicuramente al fatto che gli dei di Roma, come quelli greci, come quelli di Israele, come i Deva, come gli dei cinesi, come gli Asi del Nord, come le divinità giapponesi, eccetera, avessero necessità di disporre di queste sostanze, e gli uomini contemporaneamente quindi avessero l'obbligo di procurarle. Poi tutto è stato sacralizzato nella parola sacrificio, ma sacrificium, lo sappiamo,
significa rendere sacro, ma sappiamo altrettanto che sacro significa separato da, riservato a, quindi rendere sacro non vuol dire spiritualizzare, vuol dire prendere e sia nella Bibbia, sia presso i greci, sia presso i romani, per esempio gli animali che dovevano essere sacrificati, si dice espressamente, dovevano essere senza difetti. Cioè gli dei volevano essere sicuri di non avere animali ammalati, dovevano essere integri. Io trovo tutto questo di un fascino incredibile perché ci restituisce la visione di una società, di una civitas, come giustamente citi tu nei tuoi libri, di una civitas nella quale uomini e dei praticavano questo commercium che era profittevolmente importante per entrambi. Sì, è precisamente così. Direi che da tutto quello che abbiamo detto anche oggi emerge il quadro di un immanentismo rigorosissimo. Il giorno declina prima di scomparire nelle nebbie della trascendenza. Insomma, saluto te, saluto tutti e ringrazio ancora tutti quanti per l'attenzione. Senti, Matteo, anch'io ringrazio te, anch'io ti sto vedendo scomparire ed è tra l'altro un'immagine molto suggestiva, ma voglio dire, siccome già in altri video abbiamo visto che Yahweh era anche in Sardegna, tu potresti sopperire a questa oscurità con un grande sacrificio che produca un grande fuoco e quindi avresti luce e un richiamo forte per Yahweh. Vado ad Ok. accendere il barbecue. Esatto, esatto, esatto. Va bene, grazie a te Matteo, come al solito, alla prossima. Tanto abbiamo altri argomenti concreti, concretissimi da affrontare. Ciao, un saluto a tutti, alla prossima. Ciao a tutti.